Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Farming Simulator 25 nella nostra campagna tedesca, nella nostra partita nell'Assia, nella Germania centrale. Allora, sono andato a fare un giretto in bicicletta, soprattutto a fare colazione, dopo aver già lavorato un paio di orette. Abbiamo seminato nell'ultima puntata il sovescio, cioè il rafano oleifero, la cultura intercalare che ci andrà a dare come effetto uno stadio di fertilizzazione per la cultura successiva e soprattutto grazie alla mod che è delle rotazioni culturali ci darà un bonus ulteriore alla cultura, alla resa della cultura che andremo a mettere in primavera, ossia i girasoli. Mod che considera non soltanto il fatto che io ho messo la cultura intercalare, ma anche gli ultimi due frutti, le ultime due culture che sono state messe sul campo, ossia precedentemente ancora le cipolle e come ultimo raccolto il farro che abbiamo raccolto nella primissima puntata della serie. Ho detto che ho già lavorato un paio di orette, quindi mi sono andato a fare colazione al baretto del paese perché ho fatto un pochino di missioni di fertilizzazione. Infatti, come vedete, abbiamo superato i ben 20.000 euro e ora ne abbiamo un'altra da fare. Riprendiamo a bicicletta e andiamo verso il campo del signor Walter, stranamente. Ma non è di qua, è di là. Dove ho preso una missione un pochino diversa dalle ultime che abbiamo fatto, perché nelle missioni che finora ho fatto ho sempre messo che avrei utilizzato i miei strumenti, i miei trattori piuttosto che i miei attrezzi per fare la lavorazione, perché ho preso tutte missioni che potevo fare con i miei attrezzi. Questa missione invece è la raccolta delle cipolle, cultura che è stata inserita con l'ultimo DLC del Season Pass 1, cioè l'aggiunta della mappa irlandese. Ma mi sono perso dove devo andare. Se non mi sbaglio, se non mi ricordo male, le cipolle sono state aggiunte con la mappa inglese, mappa irlandese, insomma, come cultura aggiuntiva. E ho preso la raccolta delle cipolle, che viene fatta con degli strumenti un pochino particolari rispetto a tutte le altre culture, similare un pochino alla raccolta delle barbabietole, ma solo con questo DLC hanno aggiunto un paio di attrezzini che prima, a mio ricordo, non c'erano se non tramite mod. Perché la cipolla, per essere raccolta, va prima tolto lo stelo superiore della cipolla e poi va raccolta dalla terra, va tolta da sottoterra, va riportata in superficie e con un successivo attrezzo, una successiva macchina, verranno raccolte le cipolle da per terra e messe in un cassone. Eccoci, il campo è non questo qui, queste sono patate, è quello dopo, stranamente del signor Walter, ma come mai? Eccole qua. Li ho presi a noleggio, cioè a noleggio, non proprio a noleggio. Quando prendete una missione, ci azzeccassi una volta, quando prendete una missione, come vedete, o che sia di coltivazione, o di falciatura, o di fertilizzazione, insomma, qualsiasi tipo di missione, nella striscia sotto c'è sia chiedi oggetti, sia accetta contratto. Se fate accetta contratto, andate a fare quella missione con i vostri attrezzi, altrimenti se chiedi oggetti, gli attrezzi che vedete sotto la mappa, qui sopra, vi vengono noleggiati per fare solo ed esclusivamente quella missione. E così ho fatto per la missione raccolta cipolle, perché chi è che c'ha sta attrezzatura? Olaras 300 FC serve per defogliare le cipolle, che... Ma no, effettivamente sono da defogliare. Avevo visto solo le erbacce e non avevo visto che ancora c'erano i steli superiori delle cipolle. Ah, ok. E invece questo attrezzo qua, l'Olaras UR 205, le va a dissotterrare da terra. Quindi, prima va passato questo qua, con un bellissimo JCB, e poi andremo a prendere questa raccogli frutta, questa raccogli frutti della terra, che ci porterà appunto le cipolle fuori campo. Allora, accendiamo il trattore, alza davanti, ma alzi dietro. Questa dovrebbe essere l'unica acciaccata che dava le culture in teoria prima del tempo. Allora, ma accendi l'attrezzo davanti, ma accendi l'attrezzo dietro. Guardate le animazioni, bellissime. Attrezzo davanti, vai giù. Come vedete,
Ah, quello dietro era solo l'andana, me le raccoglie solo nell'andana. Quello di sotterra, quello davanti, ragazzi, non l'avevo ancora provato, eh. La raccolta delle cipolle non l'avevo ancora provata, ero andato soltanto, tra virgolette, a esperienza. Ah, no, forse. Ma se non famo danni, lo famo con una passata sola, poi vediamo. Quello che potremmo dire, se no, bisogna fare con due trattori diversi, no? Assistenza allo sterzo, 4 capenzagne, va bene, vai, dammi le GPS, parti. Questa di qui dietro, vedete, le raccoglie e le butta in mezzo. Mhm. Così quando con la macchina dietro passiamo, non dobbiamo fare 200 viaggi, come saranno 200 viaggi con questo trattore per tirarci fuori le cipolle di tutta sta bestia de campo, ma saranno sufficienti un numero decisamente minore di passate. Queste di qua invece sono patate, una delle culture che più amo fare. Vedremo se in questa campagna riusciamo a fare qualcosina, ragazzi. Siamo in Germania, viene da sé che non mi dispiacerebbe per nulla fare una raccolta di patate, meglio che in Germania, una delle patrie del frutto patata come frutto della terra, uno dei maggiori produttori di patate a livello sicuramente europeo, poi a mondiale, ragazzi, andiamo incontro a nazioni come Stati Uniti, Cina, India, che soltanto per estensione delle terre che hanno e soltanto per popolazione, eh, anche se non è un frutto caratteristico ormai la globalizzazione totale dell'agricoltura, non rende più un paese monopolista di una cultura soltanto perché è tradizionale, come ad esempio la patata per la Germania, come potrebbe essere il pomodoro per l'Italia. Solo in alcuni settori riusciamo ancora un pochino a difenderci, sono quei settori tra un po' di nicchia, tra un po' che sono impianti come ad esempio la viticoltura, perché siamo il miglior in termini di qualità, magari da italiano uno dice sei un po' nazionalista, però effettivamente i vini italiani sono tra i migliori al mondo. Comunque siamo il maggior produttore di vino al mondo e siamo il maggior produttore di olio al mondo, soltanto perché l'impianto della viticoltura piuttosto che l'impianto dell'olivicoltura impiega anni a raggiungere un picco produttivo. Noi ormai sono secoli che abbiamo per cultura queste colture e quindi siamo ormai forti di una tradizione che ci sono impianti secolari sia per quanto riguarda le viti sia per quanto riguarda le olive, ma penso che è solo una questione di tempo, ahimè. Non so, su cosa mi sarei incastrato? Di grazia. Ma guardate, sarà qualche collision strana. Quindi soltanto perché siamo partiti avvantaggiati di qualche secolo riusciamo a essere competitivi, altrimenti di fronte a certi colossi oramai l'agricoltura è trattata al livello di un... Ho fatto danno, vabbè. Ormai è a livello dell'industria, quindi penso poco tempo, qualche anno, al massimo un decennio, e questi colossi, Cina, India, piuttosto che Stati Uniti o qualche paese del Sud America, ci supererà anche in questi record che riusciamo fermamente ancora a tenere, ma ahimè credo più per poco. Intanto chiacchierando, blaterando e dicendo, spero non cazzate, vado però al ricordo, non mi sono preparato niente. E vado un po' a ricordo perché a me l'agricoltura piuttosto che la campagna è sempre piaciuta, è sempre interessata sin da quando sono piccolo, poi non l'ho fatto un mio lavoro, però mi è sempre piaciuto, mi è sempre affascinato questo mondo e quando posso apprendere notizie, onestamente non me le faccio sfuggire. Dicevo, chiacchierando e blaterando, un giro di campo di Capezzagna ce lo siamo fatti. Adesso non è che vi tengo qua eh, tutto il tempo della raccolta e del dissotterramento delle cipolle, anche perché quando ne ho dissotterrate da solo un pochino, poi per la prima volta mettiamo l'operaio che ci dà una mano a fare questa lavorazione e noi iniziamo a raccogliere e a portarle al punto vendita che il signor Walter ci ha detto di portare. Si vede che gli ha
o una confraternita de antipipis, de antivampiri, o semplicemente è un punto della grande distribuzione alimentare. Non ne ho neanche idea di dove cavolo le dobbiamo portare, sono onesto. Mi sono dimenticato di guardarci. No, è quello davanti che devo tirare su. Grazie. Allora, ah, adesso, per fare una cosa intelligente, dovrei fare così. Fammi il giro dell'altro verso in modo che le cipolle che andrò a raccogliere e poi a dandanare quest'altro verso, ne faccio un'unica andana sulla sinistra. Perfetto. Avanti. Ok. Una curiosità sulle varie opzioni di questo di qui dietro. Ah, modalità sinistra, infatti. Ah, mi basterebbe. Ah. Vai, ci proviamo. No, di più ho fatto così. Non è che cambia il risultato, eh. In teoria mi basta invece che fa il campo dell'altro verso. Ogni passata. Qui lo mandate sulla sinistra le cipolle. Adesso. Anda giù il raccoglitore davanti. Prendi la corsia. Questo di qui dietro. Modalità sinistra. Se piglio la L dei controller, ok, le manda a destra, perfetto. Così ottengo lo stesso risultato che se avessi girato dall'altro verso del campo. Mi sa che ne l'ha fertilizzato un granché il signor Walter sto campo, un po', fammi vedere. Con la rotazione di culture 80%, perché prima c'era il mais, prima ancora le taccole, che sono dei fagiolini. Cultura introdotta invece con il gioco. I fagiolini come i spinaci, come i piselli, sono culture che sono uscite di default proprio con l'uscita del gioco di Farming Simulator 25. Le cipolle invece sono state aggiunte col DLC successivo. Nel gioco base trovate, se prendete il gioco base senza DLC, senza nessun tipo di DLC, avete le culture classiche che ci sono sempre state, più come culture di terra aggiuntive che hanno messo, spinaci, taccole, che sono fagiolini, e piselli. Se uno vuole anche le cipolle deve prendere almeno il DLC che espande Islands qualcosa, mi pare che si chiama, Islands Escape, che introduce la mappa irlandese più come cultura aggiuntiva appunto le cipolle. Sì, ma la GPS è di là perché? No, la GPS, ma devi dare... Oh, e niente, si era sconcentrato. Qualcuno direbbe, ma non t'annoia fare le culture queste di terra? Guarda che attrezzi piccoli, che misure piccole. È un continuo andare, tornare. Magari invece se trebbi, ti prendi una bella lama con una bella trebbia con una lama da 8, 9, 10 metri, ti passa prima la lavorazione. Sì, vero. Infatti mi piace fare entrambe, nel senso alternare un pochino, perché se facessi solo queste andrebbe alla lunga, magari a stufo anche a me. Però mi piace proprio perché è tranquilla, non devi correre, non c'è bisogno di chissà... a parte questa di cipolle vedo veramente c'è bisogno di poca attrezzatura, queste due più quella raccoglitrice lì che magari te la noleggi, piuttosto altre culture chiedono veramente macchinari abbastanza costosi, ma proprio perché sono piccoli, ti metti là, tranquillo, dopo cena, dopo una giornata di lavoro, una giornata che sei stato appresso al figlio, a tutte le esigenze, tutto quanto. Quante addormentate mi sono fatto su Farming, ma proprio perché è rilassante, non per sminuire il gioco, ma è proprio perché è quello che almeno io, andavo a cercare, ossia un gioco
un qualcosa che unisse sia un aspetto della mia vita, che è quello di trovare pace e tranquillità, un paio d'orette, un'oretta e mezzo dopo cena, quando tutto il mondo mi si spegne, sia allo stesso tempo unisce il fatto, come vi ho detto, che per me l'agricoltura è sempre stata un pallino, è sempre stato un qualcosa che mi ha sempre attratto particolarmente, mi è sempre piaciuto, mi sarebbe piaciuto lavorarci. Poi la strada della mia vita ha preso altro, cioè la mia vita ha preso un'altra strada, però continuo ad abitare in campagna e rimango sempre affascinato. Mi limito alla mia esperienza da ortolano, made in self, cioè per farmi le cose per conto mio, per casa, però mi ha sempre affascinato sia su grandi scala, sia su grandi scale, sia appunto a livello di uso domestico. Comunque stranamente sto campo del signor Walter è un posseditore, cioè gli appezzamenti grossi sicuro sui suoi. Su questo non te sbagli. Comunque JCB, gran bella attrezzina. Adesso qui è sfruttato in potenza, ma questo è uno dei trattori anche più veloci a livello stradale. Questo passa ai 70 km/h, anche nella realtà. Bestie, sono il Formula 1 sono il Formula 1 dell'agricoltura. Allora, torniamo sull'attrezzo di dietro. Modalità, sì. Ah, te la fa anche centrale. Oh, senza sta pugnetta ogni. Ma no, ti vengono il doppio dell'andare. No, 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 no. Modalità sinistra. Potrei fare centrale e non sta più a cambiare questa cosa. Non sta più a cambiare la modalità di lavoro dell'attrezzo di dietro. Però farei il doppio dell'andare. Invece così almeno con l'altra macchina ci guadagniamo la metà dei viaggi. Oh, stiamo tornando su per finire la quarta capezzagna. Dopo inizieremo a fare su e giù, più che su e giù sarà qua e là, ho visto dalla GPS. Volevo fare un pochino di cap view. Guardiamo all'interno come viene la lavorazione. Guardate che belli le nostre cipolle, le cipolle del signor Walter, ma che noi lavoreremo e raccoglieremo con il sudore del gasolio del signor Walter. Ok. Un giorno diventeremo ricchi, possidenti anche noi, ma probabilmente no, però sognare non costa nulla, probabilmente avere tutta sta terra non costa nulla neanche al signor Walter, comunque. Allora, adesso per fa bene, se no uno acciaccherebbe tutte le culture, già ci sto pensando io a acciaccarle in teoria, vabbè, famo così. Prima di iniziare a fare su e giù ci togliamo il raccolto di mezzo dalle capezzaglie, così a capezzaglie pulite potremo iniziare a fare su e giù senza problemi. Andiamo a acciaccare sta che è avena, frumento che era avena, passeta, dispiega la raccoglitrice, poi questa se non è uguale è uguale. È la stessa grim per la raccolta delle patate, solo che gli manca la testa. Allora, accendi la raccoglitrice, perché immagino che la testa ce l'ha sotto la cabina, esatto. Mentre quella delle patate c'ha il defogliatore davanti, questa c'ha la raccolta delle cipolle, come vedete, sotto la cabina qua. Eccola qua. Il nastro che andrà a raccogliere le cipolle. Vai. Qui quasi conviene lavorare senza GPS, devi seguire l'andana. Ok, vai. Olle. E ma ci mettiamo giù a seguire l'andana. Questo quasi che viene meglio farla veramente da dentro come lavorazione. Punti quelle due palettine davanti, che non so se sono dei sensori o dei faretti aggiuntivi, quelli due bianchi lì in mezzo, cioè punti in mezzo all'andana.
hanno messo veri i nastri lì o come al solito... Oh, ce l'hanno fatta a mettere finalmente uno schermo interattivo. Quando passa finalmente... Oh, bravi. Bravi. Quando fanno le cose fatte per bene, bisogna dire che sono bravi. Non ho idea di quanto tenga onestamente questa raccoglitrice. Ripeto, è la prima volta che faccio la lavorazione lavorazione di cipolle. Se non mi ricordo male, la Grimm per le patate teneva sui 12.000 litri. No, forse mi sbaglio. Mi cambia solo la testata. Mi sto ricordando male io con qualche altro attrezzo. Può darsi, eh. Ci andiamo subito a vedere e ovviamente che fai? Te sbagli. Radici eduli, ok. Ah, questa è per le barbabietoli. Forse sugli ortaggi. Eh sì, raccolta cipolle, eccole qua. Mamma quanto costa la Varitron? 526.000 euro. Di cazzi. 9,6 metri cubi, quindi 9.600 litri. Quella delle patate? La Ventor, questa 22,5. No, ho tirato un numero totalmente che non c'entrava un cazzo. Me ne compiaccio. Ah, poi la bocchetta è proprio lì. Questa di qui sotto, se la vedete, adesso la rialzo e poi la riabbasso. Quindi si vede anche bene dove è proprio la bocca. Ma se uno non vuole stare a fissa proprio sotto, dietro il volante, basta che punti lì, quei due sensorini in mezzo all'andana e non c'è un pensiero. Scusate, volevo... no. Ecco. Ok, così. E così. Ok, ho sistemato un attimo il condotto di scarico. Ah, ecco perché si era fermata, perché era piena. Allora, oh, aspettami qua. Perché a negozio, cosa che non avevo portato, ci ha dato un altro GSB. Qui vedete queste con le ruote larghe, che tra l'altro è anche un altro modello, se non mi sbaglio. Sì, è anche un altro modello. Questo non c'ha lo sterzo integrale, ma questo è pura potenza cattiveria. Guardate che ruote che c'ha dietro, che pneumatici. Ah, il negozio di qui. Manco ci ho fatto caso. Che eravamo a fianco al negozio. Pura cattiveria, potenza per il trasporto. Guardate che sveglia dei rimorchi ci ha dato per lavorare. Il Brantner Power Tube. Ma quanto è? 50.000? Quanto è? 35, 40, quanto cavolo è questo? Poi vediamo se ci ho preso con l'altezza del condotto. Averlo tirato su allo stesso tempo. Averlo poi spippolato in avanti. Sì. Ma sono curioso. Sto Brantner Power Tube. Da quanto... Da quanto è? Eccolo qua. 46 metri cubi. I coglioni. Va, tu spegnete. Greta ringrazia. Tu riabbassete, riaccendete e vai. Passiamo anche sopra il trattore. E che vuoi di più? Abbiamo fatto appena una L, già abbiamo fatto un bel pienotto. Vengono fuori le cipolle, anche se la resa soltanto all'80. Pensate a Gran Campo più... No, ma neanche queste dimensioni, anche qualcosina più... E con rotazione culturale li porti al 135%, quindi quasi il doppio della resa che c'ha questo qui. Sai i camion di cipolle che ti tiri fuori? E anche questa è una cosa che mi affascina. Quelle me le farà raccogliere sicuro, stanno fuori dal campo. Campo che non è mio. Provando.
Sì, ho capito, ma le cipolle sarebbero le nostre. Vabbè, ci accontentiamo, dai. Ah, no, 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 no. Il capanno gliela noia. Ma la alza. Andiamo dall'altra parte. Così. Ma guardate, proprio adesso mi sa che da riempire. Dai, mettete così. No, prende il trattore col carrello delle cipolle. Di grazia, dove dobbiamo andare poi a scaricare? Ah, beh, qui vicino. Ok, ok, va bene. Vedete il circolino laggiù in fondo sopra il campo 40? Ecco, lì dobbiamo andare a scaricare le cipolle. Poi, una volta che abbiamo raccolto il carro, insomma, una volta che abbiamo il carrello pieno, le andiamo a scaricare lì. A differenza del frumento, queste non vanno ovviamente nel silos, e a differenza del frumento che me ne so riportato qualche litro, qui finiremo di vendere a fine missione tutte lì e ci intascamo quei 4 baiocchi in più che ci vengono fuori, anche se siamo magari non nel massimo momento della stagione. Di grazia, quanto le paga le cipolle? Che ve l'ho detto, non l'ho mai fatte, quindi... Allora, le cipolle... Beh, non me le dai qua. Saranno tra le culture. Non me l'hai messo un fondo, vero? Eccole. Le cipolle al momento ce le vende intorno ai 400 euro ogni 1000 litri, il massimo è 545. Considerando che in genere le patate te ne fa sulle 340, 330 e le barbabietole 440 in modalità in difficoltà, oddio, io dico media, non difficilissima, ma la troviamo una difficoltà intermedia economica. Questi suoi prezzi, questi sono 100, poi dipende quanto ne fa netta, perché se le cipolle non ne fa meno le barbabietole, anche se me le paga più, al prezzo che tornavo lì, insomma. Dipende poi la percentuale di produttività a ettaro di ogni cultura, però il prezzo parte già che, insomma, non è male. Ok, le capezzaglie le abbiamo terminate di pulire. Ora scarichiamo un attimino questa e andiamo a consegnare le prime cipolle. Poi ci rimettiamo a fare su e giù per ripulire, per dissotterrare la parte centrale del campo. Allora, finite di raccogliere. Ok, spengiti. Solleva. Prendiamo l'altro trattore. E andiamo a consegnare, anche se non è pienissimo. Ma così quando poi riprenderemo a raccogliere le altre cipolle mi trovo mi trovo il carrello vuoto e non c'è bisogno di andare subito a scaricare e interrompe la lavorazione. Tanto adesso la devo interrompere per forza. Cerchiamo di ottimizzare. Anda giù, che strada devo... Io ho detto che era vicino, ma in realtà per essere vicino devo fare dei tagli simili di papà. Dovrebbe essere quella struttura giù, lì in fondo all'orizzonte. Ne avranno male i contadini se gli taglio i fossi. Zitti, zitti, zitti. Basta che non glielo dite. Basta che gnellimo. Manco si accorgono. Ma no, in realtà devono giù di... O che proprio sopra le patate così. No, dobbiamo andare giù qua. Attraversiamo il laghetto.
laghetto qua giù in fondo sulla sinistra. Ah beh, la strada questa qui. E poi a sinistra, va bene. De qua. Sì, 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 sì. E dove andavo a scaricare il raccolto del frumento del campo 2? Vedete il campo 2 co mietuto off camera che vi ho detto che mi avete visto ripartire dal punto vendita. È proprio lui il punto vendita, è lo stesso. Solo che lì c'è un carretto piccolino. Mo' intendo te scarico. Sta bestia, sto transatlantico. Un pochino avvicinati. Vai. Così. Ok. Sto bel primo step di cipolle. Non punti che te stai alzando, vabbè. Minchia, 39% del raccolto richiesto per terminare la missione così. Papà. Superato sto laghetto qua. Su. Destra. Posso anche lasciarlo qua, eh. E ora riprendiamo con la natura trasversale delle cipolle. Ora poi iniziamo a fare qua e là dal campo e dissotterriamo il resto delle cipolle. Ma prima c'emo da spostare questa qua, che ci sta in mezzo alle pelotas. Ok, parcheggiate qua, spegniamo, che il gasolio costa, anche se non lo paghiamo noi, via. Simo cani col signor Walter. Accendiamo e iniziamo a disotterrare trasversalmente. Mi sono incastrato sicuro. Ah, pensato. Ah, pensavo. Allora. La prima è giusto per raddrizzarla, immagino. Se. Allora, riaccendiamo il davanti, riaccendiamo il dietro. E del dietro la natura a destra. Sì, va bene. Giù. Attaccati a GPS. Vai. E giù anche quella dietro. La prima sarà semi-vuota perché ci serve fondamentalmente per raddrizzare rispetto alle capezzaglie sto pezzettino qua. Infatti appena finito ripartiamo da un fondo oppure torniamo indietro, famo prima tanto. Sì, 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 sì. Tirami su davanti, tirami su quello dietro, famo un po' di retro. Ok, giù davanti e giù dietro. Vuoi? Comunque la produzione di cipolle è veramente alta considerando che solo il campo è in 50%, col bonus della rotazione anche senza chissà che tipo di sovescio, anzi senza sovescio per niente, arriva a 80 e comunque soltanto quei 4 giri del capezzagno ci siamo fatti un buon 40% di consegna del prodotto, 39, vabbè, lì siamo. Pensate a spingerla fortemente quanta roba viene fuori. E poi la superficie del campo non è neanche eccessiva, se non mi ricordo male nella missione te lo indica, quando la vai a prendere mi sembra che è 1,6 ettari, neanche un campo chissà quanto spaventosamente esteso. Dalla prossima dovrebbero essere file complete, no, io ho dato una bella raddrizzata. Ok, quello davanti me lo puoi tirare su, idem quello dietro.
Però ora credo sarà sempre da fare solo a destra, immagino, come lavorazione, come andenatura, come modalità di andenatura. Ritorno giù, lo metto a destra, salendo se la metto a destra, le ammucchio insieme. Ah, mi sa di sì. Vabbè ragazzi, magari vi metto un pochino di questa lavorazione per 5 in modo da farvi vedere un pochino accelerata la lavorazione e ci risentiamo per quando dobbiamo raccogliere tutte queste cipolle. Siamo circa a metà del dissolamento delle cipolle e ora pensavo di mettere l'operaio, vediamo se lavora in maniera decente. Deve fare semplicemente quello che cioè deve continuare a fare semplicemente quello che ho fatto finora, senza neanche mai cambiare la modalità di lavoro dell'andanatrice dietro, sempre a destra e ammucchiamo. Poi vediamo se ne è capace. Allora, lo rimetto, anzi lo metto già in posizione, mi faccio già agganciare la cosa, vai avanti, vai, tirami giù dietro. Allora, aiutante IA. No, nessuna. Vai. Che è che non ti è piaciuto, mo? Ti ci ho già messo. Bravo. Sì, sì. Vadi. Oh, signorina. Salve. Proprio teutonica, eh? Salve. Facciamo il lavoro, eh? Noi ci prendiamo quest'altra, la Veritron 470, e iniziamo a raccogliere le cipolle. In questo modo acceleriamo un pochino la raccolta, e soprattutto un campo così, una lavorazione del genere è più che normale. Magari assumo qualcuno che ti dà una mano, uno fa una lavorazione e l'altro fa l'altra lavorazione. Poi dobbiamo anche portare le cipolle al magazzino, cioè al punto vendita, quindi ce ne abbiamo di cose da fare, non è che ho venduto niente di che. Allora accendi la raccoglitrice, abbassa e vai. No, non ho detto che vuoi. Accendi, abbassa e vai. E ricominciamo a raccogliere noi gli altri. Speriamo che fa bene. C'ho una paura. Eccola là. Perché si sta a fare retromarcia? Perché? Cosa sta facendo? Ho tanta paura. Cosa stai facendo? Mm. E ricomincia da su. E adesso torna giù. Tutto a mezzo, eh. Ma che sta a fare? Cosa sta facendo? Era facile. Era fottutamente facile. Doveva fare solo su e giù. E chissà come mai prima non gli è piaciuto. Vabbè, mo sta a risalire. Magari è stato solo un momento in cui ha detto: ma sai che c'è? Sto stupida. Rispetto al 22 pareva l'avessero migliorati. Però sai che boh.
dei tratti ti fanno capire che hanno migliorato Stoppardi. Conoscete il famoso Stoppardi? È grandissimo personaggio mitologico della società. Lo trovo un po' in tutti i lavori, in tutte le situazioni. È sempre più comune trovare Stoppardi. Scarica. Ok. Poi io mi metto a fare tante manovre, in realtà sì, faccio così, non faccio nessuna manovra, quando arrivo a un fondo rigiro di nuovo a sinistra senza fare manovre, anzi sai che c'è, la voglio fare più larga sta gita, che si fanno ancora meno triboli nel fare le manovre, ne lascio 3, ok, quando arrivo in fondo non faccio altro che rigirare a sinistra e ripartire dalla più esterna, poi quando torno su vado a quella che adesso è alla mia destra, praticamente non fai mai manovra, basta solo sterzare a sinistra e quando il territorio è dritto rimbocchi sull'andana più lontana. Perfetto. Sì, 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 ma piace, ma piace. Viene benissimo così anche sfalciare, ad esempio, su un prato. Ti metti là e cominci a girare. Tu giri sempre a sinistra, imbocchi sempre da sinistra e in realtà sul campo ti sposti lentamente sulla destra. Il campo te lo fai da sinistra a destra, tu però giri sempre solo a sinistra, sempre solo da una parte. Fondamentalmente non ti metti mai a fare chissà che particolari giri di manovre. Ora, prima con le cipolle ci ho dovuto fare perché bisognava accoppiare le andande di due passate insieme, quindi in quel modo mi risulta un pochino più difficile, ma ci studierò magari per la prossima volta. Ma sono una porzione igiene, basta fare così, allarghi leggermente, gli dai un po' d'abbrivio. Ma posso anche, se l'alzo un po' prima fa manovra. Poi giri a sinistra, riabbassi, olè, e senza fare nessun tipo di manovra, e rimboccato sull'andare più lontano. Ok, andiamo a scaricare la Veritor, e siamo ormai pieni, così andiamo a fare un altro scarico al magazzino e vedrai che quando abbiamo scaricato questo, se non ci fa finire la missione, poco ci manca. Intanto la signorina Emma, così, nome da fantasia, signorina Emma von Hotten ci ha terminato praticamente di dissodare tutte le cipolle. Intanto che noi le abbiamo raccolte, lei ci ha terminato di dissodarle. Sì. Ma come spinge il JCB? Che bestia! Vai! Certo, ci è costata qualche soldino, 200 euro nella prima mandata, ma vedremo nella seconda ora quanto ci è costata. Però vabbè, dovremmo incassare intorno ai 6-7 mila euro, non mi ricordo. Intorno ai 6 mila euro, mi pare. Questo lavorazione, se no ne ho spesi 500 per l'operaio. Va bene, va bene. Ok, andiamo. Ci sta, diamo lavoro, poi iniziamo a portare anche noi occupazione qui nell'Assia centrale. Iniziamo a far muovere l'economia. Mi piacerebbe anche mettere gli animali, a parte la stalla che abbiamo in farm, mi piacerebbe anche mettere, ho visto la stalla dei maiali, quella magari a fine partita, come tra virgolette una delle ultime cose, però mi piacerebbe, due maialetti mi piacerebbe metterli, so onesto. Ok, retromarch. Un altro pochino, se no scarica fuori, un altro po'. Però tocchiamo sopra, vabbè. Si procederemo che passa. Questo non c'è la possibilità di scaricare tramite rullo? Mi sa ne no. Cassone così enorme. Dai, fa il bravo. Inizia a fare i salti strani. Allora, tanto l'aiutante ha fatto. Noi siamo arrivati all'87% del trasportato per il campo 42. Ma torniamo su.
al campo, spostiamo da Les Pelotas il trattore con la raccoglitrice e ci finiamo di raccogliere finché ci fa lavorare, perché poi a un certo punto, anche se c'è da raccogliere ma la missione te la completa, ti dice che non sei più abilitato a lavorare sul campo, e te la interrompe lì, quindi non ci avremo la soddisfazione di raccogliere tutte quelle belle cipolle, però in realtà non si è più mossa dal 96%, mi sta facendo finire di raccogliere tutto, quindi si muoverà immagino soltanto con la consegna delle cipolle, ma ecco, ci è rimasto queste due strisciatine qua e ci siamo raccolti tutte le cipolle di questo campo. Tutte le cipolle del signor Walter sono nei nostri cassoni praticamente. No, è proprio adesso dove finire, ma guardate. Piglia il trattore, rispostati un'altra volta. Proprio per due cipolle, guardate. Ormai è una questione di principio. Se andassi a consegnare queste, sono convinto che finirei, eh. Però ormai è una questione di principio. Le raccolgo tutte a sto punto. Così quelle in più in teoria dovrei andare a vendere, me ne dovrebbe anche pagare, perché queste sicuramente nel silos della farm non me ci vanno. È un frutto che in silos per granaglie non può contenere, ci vorrebbero i silos, quelli fatti apposta in teoria. Che però si è messo sta... Beh, non è detto si è messo sta cultura e silos c'è sotto. Dovrei andare a mettere. E non c'ho... No. E non c'ho minimamente spazio. Il magazzino, quello per sfusi, te le butti a terra e poi le raccogli. Per guadagnare 1000 euro in più, ma neanche secondo me. No, no. No, 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 no. Cioè 1000 euro in più andandole poi a vendere, non ho visto qual è il mese a maggior prezzo, ma no, no. Va benissimo così. Ma finiamo di raccogliere queste 4 cipolle per puzza. Oh, che tra l'altro sulla cipolla si addice anche. Anche se a me piace, eh. Piace particolarmente, però insomma magari non è l'alimento più profumato che esista. Ok, se ti viene un profumo in mente in cucina, se ti viene in mente quella della cipolla, insomma, qualcuno storce, più di qualcuno storce il naso. Sicuramente piagni. Con alcune cipolle piagni anche particolarmente bene. Via, consegniamo le ultime cipolle e vediamo di raccogliere tutti i sgay. Vuoi? Non so quanto ci è costato l'operaio nella seconda ora di lavoro, ma non mi pare che sono scesi tantissimi soldi. Poi te fa il conto a fine ora. Che però forse già me lo fa vedere sulla schermata delle finanze. Ma ci andiamo a vedere. La prima ora era 200, se è più di 200 già l'ha scalati. Allora, poi rimanovra, la stessa di prima. Ok, poi scarica. Sì, contratto concluso, mi butta su anche. Bello, bello, mi è piaciuto. Queste 5600 di entrate da raccolto extra mi sono piaciute. Qua, oh, sono ricomparsi. E sti 10.000 di fertilizzazione? Ma me lo faccio off camera, tranquilli ragazzi, ma questi considerateli già in tasca mia. Raccolto che? Di patate del signor Ben, 4 ettari di patate, no, grazie mille, guarda, ti voglio bene, ma no, no. Per le cipolle, costo noleggio 1559, vabbè, ricompensa contratto 5.000, totale 3.500, in tonte si è sprecato, Walter, comunque, vabbè, prendiamoli, va. Ne prendo anche quell'altro due di fertilizzazione, muoco tanto che ci so, le fo tutte, una volta che attacco l'arnese a posto. E queste me le faccio off camera. Va bene, ragazzi, mentre io torno a casa della nostra biciclettina per andare a farmi le missioni di fertilizzazione e quindi a far crescere ancora un pochino di più il nostro conto, poi arriverà l'inverno e lì sarà veramente da stringere i denti. Grazie ragazzi di essere arrivati qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e il canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Farming Simulator, sugli altri giochi presenti all'interno del canale
In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, buona domenica, alla prossima. Ciao! away.